Die gesamte SS wird in wenigen Tagen in Nürnberg als verbrecherische Organisation verurteilt werden. Questa storia inizia in un giorno molto particolare per la Francia, il 14 luglio. Sì, esattamente, proprio l'anniversario della presa della Bastiglia. Oggi non parliamo della rivoluzione francese, l'avrete capito dallo sfondo alle mie spalle. Oggi parliamo di nazismo, esattamente di un personaggio che terrorizzò buona parte dell'Europa in una maniera costante e lasciando tracce evidenti del suo passaggio. È stato chiamato in molti modi il boia, il lupo affamato, l'uomo senza pietà. Ma ci si chiede a volte che cosa possa essere definito davvero uomo, se esseri viventi che dimostrano in vita assenza assoluta di empatia e di volontà di risparmiare il prossimo possono essere definiti uomini. Proteggere l'identità, garantirsi dell'anonimato è importante. Certe volte questo anonimato viene sfruttato da persone che hanno un passato da nascondere, come il nostro protagonista di oggi, oppure semplicemente da persone che non intendono condividere i propri dati. E voi condividereste i vostri dati di navigazione con altri fruitori di internet? Scommetto di no. E proprio per questo i nostri amici e partner di NordVPN vi vengono incontro con una grande offerta, perché acquistando uno dei piani biennali otterrete uno sconto esclusivo di 4 mesi extra gratuiti e 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Con NordVPN avete la garanzia di navigare in piena sicurezza ovunque vi troviate e con qualunque device, che usiate il PC, il tablet o lo smartphone, non fa differenza, e soprattutto sapete di essere al riparo dalla pubblicità fastidiosa, da siti pericolosi e dal rischio che i vostri dati finiscano alla mercé di qualcuno nel dark web. Quindi cosa state aspettando? Ma restiamo a quel giorno, al 14 luglio, non il giorno della presa della Bastiglia. Il 14 luglio 1976, 48 anni fa, a Travers, piccolo comune in Francia, viene circondata una casa da un gruppo di facinorosi, una casa anonima, come in molte altre. Quel gruppo è composto principalmente da militanti del Partito Comunista francese. Sono armati, non di armi convenzionali. Hanno bastoni, forconi e diverse bottiglie Molotov che vengono incendiate e gettate tanto sul tetto quanto attraverso le finestre della casa. Ci vuole un po' ai vigili del fuoco che intervengono per spegnere l'incendio, ma dopo averlo spento, tra le rovine della casa, trovano i resti carbonizzati di un uomo che impugnava nelle mani, in una un fucile calibro 22 e un'altra una Luger, una pistola d'ordinanza delle forze armate naziste. Era in una stanza della casa il cadavere, come se quell'uomo non stesse aspettando altro che l'irruzione finale di chi aveva circondato la sua casa per arrivare alla resa dei conti. Arriva una rivendicazione di quell'incendio, è firmata da un gruppo antinazista. Abbiamo finalmente reso giustizia ai martiri francesi e italiani, ammazzati in maniera ignobile da un boia senza pietà. Questo è scritto nella rivendicazione. I poliziotti francesi che intervengono sul luogo, però, mantengono un po' di prudenza. Non sono esattamente certi dell'identità del cadavere rivenuto all'interno della casa bruciata. Per loro, quel cadavere potrebbe, ma potrebbe anche non essere, quello di Joachim Peiper, il lupo, il boia, l'uomo che col suo nome e coi suoi soldati aveva sparso il terrore all'interno dell'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Chi era Joachim Peiper? Ufficiale delle Waffen-SS, uno degli ufficiali di maggior successo in rapporto all'età, era nato il 30 gennaio del 1915, aiutante personale di campo di Heinrich Himmler e soprattutto membro della prima divisione Panzer delle Waffen-SS, Leibstandarte Adolf Hitler, una divisione creata attingendo alla guardia personale, la Leibstandarte appunto, del dittatore. Una divisione che si sarebbe messa in luce tanto sul fronte orientale quanto su quello occidentale per la combattività dei suoi soldati, ma anche per l'assenza di umanità degli stessi
e anche dei loro comandanti, disposti a fare di tutto, anche a sorpassare le leggi di guerra, pur di raggiungere l'obiettivo, che non poteva essere altro che la vittoria. Piper, in questo senso, aveva rappresentato, per i più fanatici tra i nazisti, l'ufficiale perfetto. Figlio di una famiglia della classe media della Slesia tedesca, Piper era cresciuto nel mito dell'impero tedesco. D'altronde suo padre, Voldemar, aveva prestato servizio durante il periodo coloniale nell'esercito imperiale. Ebbene, Voldemar Piper era per il figlio Joachim una specie di eroe, anche perché dopo la Grande Guerra era stato membro attivo di quei Freikorps, di quei corpi franchi che reprimevano tanto le rivolte polacche in Slesia quanto i tentativi di socialisti e comunisti di instaurare effimere repubbliche di stampo sovietico. In casa Piper 2 erano i credo. Uno, quello della superiorità della Germania, nonostante la sconfitta nella Grande Guerra, nonostante le condizioni umilianti del trattato di pace. L'altro, l'antisemitismo, un credo oppressivo, razzista e permeato di elementi anche fasulli, che però riusciva a far breccia in buona parte della società tedesca dell'epoca. La teoria del complotto ebraico, della pugnalata alla schiena sferrata all'interno dell'impero tedesco dai traditori ebrei, aveva fatto breccia, così come quel falso storico conclamato, chiamato Protocolli dei Savi Anziani di Sion. Anche se parte della società tedesca rifugiva queste teorie con disprezzo e con orrore, in diverse case in Germania si credeva a tutto ciò, anche in casa Piper. Anche il fratello di Joachim, Horst, credeva in tutto ciò ed entrambi erano disposti a seguire le orme paterne per quanto riguardava il servizio militare. Inizialmente tutti e due, sia Joachim che Horst, decisero di impegnarsi con i Boy Scout, che all'epoca erano quasi un'associazione giovanile paramilitare. Successivamente entrambi svilupparono un vivo interesse nei confronti della vera carriera. L'uno, Horst, all'interno dell'apparato nazista, l'altro, Joachim, tra i ranghi combattenti. Entrambi si sarebbero ritrovati a vestire la divisa delle SS. Horst si unì infatti alle SS, ma nella branca chiamata Totenkopfverbände, cioè la branca che si occupava di fare la guardia ai campi di concentramento. Successivamente passò nei ranghi delle Waffen-SS, combattendo nella battaglia di Francia e poi, trasferito a est per l'attacco all'Unione Sovietica nel corso dell'operazione Barbarossa, sarebbe stato ucciso in Polonia nel corso di un incidente bellico mai completamente investigato. Si diceva che Horst Piper fosse omosessuale e per questo veniva emarginato dai suoi camerati. Un'altra voce riguardava una presunta relazione omosessuale tra Horst Piper e uno dei suoi comandanti, e per porre fine a queste voci Horst sarebbe stato suicidato. Anche il fratello maggiore dei tre, il primo figlio di Voldemar Piper, aveva avuto problemi, era sostanzialmente un malato di mente, aveva tentato più volte il suicidio fino a precipitare in uno stato catatonico. Ricoverato in ospedale nel 1931, Hans Piper era morto di tubercolosi nel 1942. Il terzo e ultimo figlio, Joachim, invece si era rivelato il più forte, tanto a livello caratteriale quanto a livello fisico. Joachim Piper era il prototipo del soldato tedesco fanatico immaginato da Hitler, un uomo disposto a tutto e con un notevole egocentrismo, un qualcosa che non era sfuggito agli istruttori delle SS. Eppure, proprio queste doti, soprattutto l'egocentrismo, che doveva essere negativo per la carriera di un aspirante ufficiale, avevano attirato l'attenzione del Reichsführer, di Himmler, personaggio che abbiamo già incrociato e la cui biografia trovate nel canale. Himmler aveva fatto finta di non vedere le relazioni tanto degli istruttori quanto degli psicologi delle SS, che avevano sconsigliato agli alti gradi di far proseguire la carriera di Joachim Piper nei ranghi ufficiali. Fu così che Joachim Piper ebbe la strada spianata. Suo protettore divenne Paul Hauser, direttore dell'Accademia delle SS e futuro comandante di truppe corazzate delle Waffen-SS. Poi, uscito dall'Accademia con la nomea di giovane ufficiale ambizioso, integerrimo e fortemente antisemita, Joachim Piper divenne l'aiutante personale di Himmler, che lo chiamò a sé in sostituzione di un altro
grande ufficiale della SS, Karl Wolf, futuro comandante delle truppe d'occupazione in Italia. Peiper rimase a fianco di Himmler durante tutto il primo periodo bellico, lo seguì in Polonia, alle spalle delle armate che continuavano ad avanzare, a erodere terreno, a distruggere le forze armate polacche. Era con lui, con Himmler, Peiper, anche quando a Bydgoszcz avvennero i primi esempi di autentica pulizia etnica, episodi raccapriccianti, massacri indiscriminati, fucilazioni pubbliche, anche nelle strade. Peiper in quell'occasione si dimostrò estremamente freddo, lucido, razionale, mentre qualche altro ufficiale tedesco iniziava a nutrire dei dubbi su quanto avveniva e qualcun altro, come il generale von Blaskowitz, scriveva rapporti critici, disconoscendo come soldato ciò che avveniva per mano delle SS. Ebbene, Peiper era distaccato, freddo, razionale, eseguiva il suo compito con una cieca fede nel nazismo, anche quando si trattava dell'Aktion Tefia, quel nome in codice per l'eliminazione delle persone con disabilità. Nonostante il suo fratello maggiore, il primo nato di Voldemar, fosse stato un disabile, Peiper non aveva avuto remore a essere testimone dell'uccisione col gas di molti malati di mente in un ospedale psichiatrico. Anzi, aveva eseguito lui stesso il rapporto sull'efficacia della Cassazione. Questo rende l'idea della disumanità di questo soggetto, che grazie anche a questo particolare del proprio comportamento era riuscito a fare sempre più carriera, accompagnando il suo capo nelle ispezioni dei campi di concentramento e annotando passo per passo ogni singolo progresso scientifico della macchina di sterminio nazista. Ma a Peiper non bastava essere semplicemente un segretario, voleva un ruolo d'azione e fu qui che ebbe la svolta della sua carriera. Il 18 maggio del 1940, all'interno del piano per l'invasione dei Paesi Bassi, del Belgio, del Lussemburgo e della Francia, Peiper ebbe la sua prima unità da combattimento da comandare, un plotone all'interno del reggimento motorizzato della Leibstandarte, uno dei primi nuclei delle Waffen-SS, e lì mise in mostra un'altra dote, quella di battagliero comandante. Fu lui infatti a condurre personalmente il suo plotone alla conquista di una batteria di artiglieria francese in cima alle colline di Wattenberg, a sud di Valenciennes. Per questa azione Joachim Peiper ottenne la sua prima decorazione, la Croce di Ferro di seconda classe, e venne promosso sul campo a SS Hauptsturmführer, cioè capitano. Himmler, qualche settimana più tardi, lo ringraziò personalmente, esaltandone le doti di durezza, di spietatezza, di assoluta devozione alla causa. Da quel momento in avanti, la sua carriera, la carriera di Peiper, fu inarrestabile, con promozioni costanti e con la creazione di un'unità da combattimento che avrebbe preso esattamente il suo nome. Il Kampfgruppe Peiper sarebbe diventato uno dei nomi più temuti in tutta Europa. Nonostante ci fossero sul campo molti altri comandanti spietati, a cominciare da Erich von den Bach-Zelewski, Joachim Peiper sarebbe divenuto l'emblema stesso delle Waffen-SS. Quando nell'ottobre del 41 si unì alla prima divisione Panzer della Leibstandarte, vicino al Mar Nero, come sostituto tra l'altro di un comandante ferito in battaglia, Peiper prese il comando dell'11ª compagnia e portò i suoi reparti alla conquista di Mariupol e di Rostov sul Don. Il suo prezzo del pericolo e la sua spietatezza nei confronti del nemico gli fecero guadagnare da un lato gli encomi di molti suoi superiori, a cominciare da Sepp Dietrich, il comandante della Leibstandarte, ma anche il nomignolo di diavolo da parte dei soldati sovietici. Nel maggio del 1942 Peiper venne trasferito assieme a tutta la Leibstandarte a ovest, nella Francia di Vichy, per recuperare, per riposare. In quel periodo la divisione fu riorganizzata in forma di divisione Panzergrenadier, cioè di granatieri corazzati, e Peiper fu ulteriormente promosso. Ottenne i gradi di Sturmbannführer, cioè di maggiore, comandante del 3° battaglione. Riportato a est, Peiper diede sfogo alla sua natura luciferina. Quando nella conquista di un villaggio i partigiani sovietici intervenirono per dar manforte a quel che restava della retroguardia dell'Armata Rossa, incendiando 2 camion di benzina, Peiper ordinò di bruciare l'intero villaggio e di fucilare tutti i suoi abitanti, uomini, donne, vecchi, bambini. Non doveva essere risparmiato nessuno. Per questi risultati Peiper ottenne la Croce di Guerra in oro.
dietro il passaggio del suo Kampfgruppe si notavano i segni chiari, lasciava dietro di sé soldati nemici uccisi e apertamente mutilati, un monito per il nemico, ma anche un segno di estrema crudeltà. Peiper, secondo un ex comandante della Leibstandarte, era particolarmente ansioso di eseguire ogni ordine riguardante la distruzione di villaggi, come un moderno Gengis Khan. Gli piaceva distruggere tutto ciò che trovava sulla sua strada. Venne portato ad esempio per questo suo metodo di combattere addirittura dal giornale ufficiale delle SS, Das Schwarze Korps. In quell'articolo Peiper venne dipinto come un comandante padrone della situazione in ogni sua fase, dotato di rapida capacità decisionale e abile soprattutto perché utilizzava metodi audaci e non ortodossi. Per questo, concludeva l'articolo, Peiper era un leader nato, dotato del più alto senso di responsabilità per la vita di ognuno dei suoi uomini, ma capace di essere estremamente duro se necessario per completare ogni missione. Concluso il periodo ad est con l'operazione Cittadella all'interno della grande battaglia di Kursk, la più grande battaglia di carri armati della storia, Peiper e il suo Kampfgruppe vennero spostati in Italia per partecipare all'operazione Axe, all'invasione della penisola dopo la defenestrazione di Mussolini e la fine del regime fascista. Il 3 settembre 1943 avviene la firma dell'armistizio di Cassibile. 5 giorni dopo, alla sera, il proclama del maresciallo Badoglio stabilisce il cambio di lato dell'Italia, del Regno d'Italia, all'interno della Seconda Guerra Mondiale. Da quel momento in avanti, ogni tedesco in Italia ha un solo obiettivo, quello di acquisire il territorio, disarmando i soldati italiani. Peiper lo esegue senza fiatare. Le sue truppe, le truppe della Leibstandarte, sono inviate in Piemonte. Il 19 settembre del 1943, un piccolo distaccamento della Leibstandarte si scontra con i partigiani del movimento di resistenza. Partigiani che nei pressi del paesino di Boves, in Piemonte, uccidono un soldato tedesco e ne catturano altri 2. Peiper decide di prendere la situazione in mano direttamente, ordina che la popolazione civile venga radunata nel centro del villaggio di Boves e farà diramare un proclama secondo cui distruggerà il villaggio a meno che i partigiani non rilascino i prigionieri. Va detto che i partigiani, stimolati dal parroco del paese Giuseppe Bernardi e da un imprenditore Alessandro Vassallo, si dimostrarono estremamente sensibili e riconsegnarono sia i 2 prigionieri vivi che il corpo del soldato dell'SS ucciso. Ma a Peiper questo non bastava. Anche se aveva ottenuto il suo scopo, voleva ugualmente dare una lezione per quello che era successo, perché nessuno osasse alzare un dito sui suoi soldati. Fu così che diede l'ordine di uccidere sommariamente 24 uomini del villaggio, uomini innocenti che non avevano fatto nulla, semplicemente per dare un esempio. Venne uccisa anche una donna che tentò di opporsi quando i soldati tedeschi entrarono nella sua casa per saccheggiarla. Infine, Peiper diede ordine di bruciare l'intero paese. Dopo quello che aveva fatto in Ucraina, anche in Italia, Peiper cominciò a dare il peggio di sé, a farsi conoscere come il diavolo nel suo rapporto alla divisione. Peiper descrisse il massacro come un'eroica difesa. Aveva semplicemente fatto il suo dovere per evitare che i banditi italiani, ossia i partigiani, prendessero di mira i soldati delle Waffen-SS. Ma non era andata proprio così. Dopo quella strage, Peiper e il suo gruppo vennero riportati in Ucraina, ancora per combattere contro l'Armata Rossa, ancora dando prova di estrema ferocia e determinazione. Ancora distruggendo villaggi, come quello di Pecarcina, distrutto coi lanciafiamme, lasciando dietro di sé centinaia di cadaveri di civili innocenti. Con le forze però sempre più ridotte dai contrattacchi dell'Armata Rossa, pensate che il primo reggimento Panzer SS alla fine di novembre del 43 aveva appena 12 carri armati in funzione. Alla fine, i comandi superiori decisero di spostare la Leibstandarte in Francia, col compito di presidiare i punti chiave, soprattutto vicini al confine col Belgio, e ricompensando ulteriormente Peiper con nuove decorazioni e nuove promozioni. Ed è proprio in Francia, nel giugno del 44, nel corso dell'operazione Overlord, che Peiper morde il freno. Vorrebbe intervenire subito. Le sue truppe sono schierate al Pas-de-Calais per evitare l'invasione da parte degli anglo-americani, ma l'invasione è arrivata più a sud, in Normandia, nella zona di Caen, di Cherbourg. Vorrebbe spostarsi Peiper coi suoi Panzer. Gli viene impedito. Hitler non si fida. Vuole tenere il Kampfgruppe Peiper e tutte le unità corazzate delle Waffen-SS
lì al Pas-de-Calais perché è convinto che quella della Normandia sia solo un diversivo. Ed è qui che Piper mostra una prima debolezza. Quando viene finalmente autorizzato a muoversi per portare soccorso ai suoi camerati in Normandia, ha un crollo nervoso, ha un collasso, comincia ad accusare tremori a una mano. A quanto pare un eccesso di stress, dovuto non tanto al combattimento in sé, quanto ai continui litigi con gli altri comandanti tedeschi. Per questo viene rimosso dal comando e ricoverato in ospedale, prima a Parigi e poi in Baviera. Ed è proprio mentre si trova a riposo in Germania che a Piper arriva un incarico speciale, quello di portare il suo riformato Kampfgruppe all'assalto nel corso dell'offensiva delle Ardenne. Ricordate quel film degli anni 60, La battaglia dei giganti? Quel colonnello interpretato dall'attore inglese Robert Shaw che guida con ostinazione i suoi Panzer alla conquista delle Ardenne, ma soprattutto dei depositi di benzina anglo-americani. Ecco, la figura di quel colonnello è basata proprio su di lui, su Joachim Piper, il boia, che porta il suo Kampfgruppe come punta di diamante dell'offensiva a sbaragliare le linee americane. Può contare sul 501° battaglione Panzer pesante, equipaggiato con una novità, i carri armati Königstiger, Tigre del Bengala, virtualmente indistruttibili. Sono carri enormi, pesantissimi, ma anche estremamente assetati di benzina. A Piper viene fornita una mappa dei depositi di carburante degli americani. Il suo obiettivo è quello di catturarne nel maggior numero possibile e intatti per poter alimentare sempre di più la forza dell'avanzata. L'obiettivo dell'offensiva delle Ardenne è quella di sostanzialmente rimandare indietro gli anglo-americani, fargli capire che non è il caso di spingersi oltre e magari anche stipulare una pace separata per poi rivolgersi a est contro l'Armata Rossa. Nel corso di questi combattimenti il Kampfgruppe Piper arriva a Malmedy, un piccolo villaggio, e anche questa volta avviene un massacro. Non però di civili. Nel villaggio ci sono elementi di un battaglione americano. Sono osservatori di artiglieria. Sono soldati armati solo con armi leggere. Non possono opporsi ai Panzer di Piper. Quindi dopo una brevissima resistenza gettano le armi e alzano le mani in segno di resa. Le leggi di guerra prevederebbero il loro spostamento in campi di prigionia. Invece Piper cosa fa? Dà gli ordini ai suoi soldati: radunare in un prato tutti i soldati americani che si sono arresi, compresi i feriti, e poi aprire fuoco con le mitragliatrici. Cadono 84 uomini. I corpi vengono lasciati in bella vista sulla neve, con il sangue che macchia il candore della neve. Pochi sopravvivono, e quei pochi, quando raggiungono le linee americane, raccontano quella storia di quel massacro insensato. Il nome di Piper comincia a serpeggiare anche tra le linee americane. È il diavolo, è l'uomo peggiore in cui ci si possa imbattere, ma la fortuna di Piper ormai è finita. Nella primavera del 1945, dopo che l'offensiva delle Ardenne ha fallito il proprio obiettivo strategico, tutto è perduto. Piper non può far altro che essere testimone delle ultime sconfitte. Lui stesso è impegnato sul campo in Ungheria, nell'operazione Primavera, per provare a riconquistare gli ultimi pozzi di petrolio ungheresi. Nulla da fare. Il 1° maggio del 1945, la Leibstandarte apprende la notizia della morte del dittatore. Qualche giorno dopo, l'alto comando firma la resa incondizionata. Piper e i suoi ultimi uomini si arrendono agli americani, ben sapendo che se fossero caduti nelle mani dei sovietici sarebbero stati passati per le armi senza un processo. Piper inizialmente torna a casa e riesce a scappare dalla prima prigionia, ma la sua fuga dura pochissimi giorni. Gli americani lo riacciuffano il 22 maggio del 1945. Qualche settimana dopo gli viene contestato l'ordine di Malmedy, quel massacro insensato, ed è con questa accusa che Piper viene tradotto in giudizio con l'imputazione di aver ordinato senza autorità superiore un massacro insensato. Piper, di fronte agli ufficiali americani che lo interrogano, si dimostra un nazista convinto e un antisemita convinto. Agli atti risulta una sua dichiarazione: tutti gli ebrei sono nemici e tutti i polacchi sono nemici. Abbiamo appena ripulito la nostra società e trasferito queste persone nei campi e voi le avete lasciate libere. Allora anche voi siete nostri nemici. Piper, tra l'altro, parlando con gli ufficiali americani, dimostra anche segni di follia. Dice che gli americani avrebbero dovuto aiutare le Waffen-SS per combattere i russi in difesa della civiltà occidentale. Sembrano dei deliri di un folle, e inizialmente si pensa anche che Piper sotto sotto
possa avere dei germi di follia nel cervello. Portato in carcere e destinato al processo, Piper conosce anche la prigione di Dachau, proprio vicino al campo di concentramento, ma quella detenzione non sembra fargli effetto. Il suo processo dal 16 maggio al 16 luglio del 1946, l'imputazione pesante. L'unica strategia su cui punta il suo avvocato difensore, il tenente colonnello Everett dello US Army, è sul fatto che le dichiarazioni di Piper sarebbero state estorte attraverso degli interrogatori non ufficiali e a volte inappropriati. Ma è una strategia debole. Non c'è la possibilità di contestare nulla. Piper, alla fine, non viene convinto a ritrattare, a dichiararsi colpevole. Continua a dire che ha fatto solo ciò che doveva fare. Per questo viene condannato a morte, ma la pena capitale viene commutata. I revisori delle condanne a morte, perché tante ne furono pronunciate, includono incredibilmente anche il suo caso. Solo 12 condanne vengono eseguite, ma Piper riesce a sfangarla. Nel 1948 i revisori giudiziari del Tribunale Militare Americano commutano la sua pena in ergastolo. Successivamente viene mutata in 35 anni di reclusione, ma il 22 dicembre del 1956, dopo praticamente 11 anni in custodia, Piper viene rilasciato. Tutto ciò porta a veementi proteste. Come si fa a rilasciare un uomo del genere? Un uomo che, ovunque sia stato, ha dimostrato sprezzo della vita umana. Gli unici ad applaudire il rilascio di Piper sono gli appartenenti allo JAG, l'associazione di mutuo soccorso degli ex membri delle Waffen-SS. È una delle tante associazioni neonaziste che sorgono dopo la guerra in maniera non ufficiale e che continuano a portare avanti per lungo tempo il cameratismo come parola d'ordine. Piper rimane un convinto nazista anche dopo essere stato liberato dal carcere. Continua a frequentare i suoi vecchi camerati, compreso Sepp Dietrich. Dopo un po' trova persino lavoro alla Porsche, sì, la grande casa automobilistica tedesca. A favorire l'ingresso di Piper nelle maestranze, o meglio ancora, nei quadri dirigenziali, è un suo vecchio commilitone, un altro ex combattente delle Waffen-SS, finito anche lui all'interno della Porsche. Ma qui il nome di Piper comincia a suscitare grosse proteste. I lavoratori tedeschi, ma anche quelli italiani immigrati, non ne vogliono sapere di dover lavorare agli ordini del massacratore di Boves. Il figlio di Ferdinand Porsche, che personalmente era intervenuto per promuovere Piper a un ruolo dirigenziale, è costretto a confrontarsi con i sindacati che minacciano uno sciopero generale. Per questo motivo Piper, dopo nemmeno un anno, viene licenziato. Per questo motivo, per il licenziamento, Piper però fa causa. Sostiene di non essere un criminale di guerra nazista, nonostante continuasse in pubblico a professarsi come nazista indefesso. Piper comincia a dire di sé di essere un martire della giustizia militare alleata che lo ha eletto a simbolo del massacro di Malmedy, nonostante lui avesse poche responsabilità, tutto per colpire e affossare il popolo tedesco. Verrebbe quasi voglia di ridere se non fosse tutto così tragico e purtroppo vero. Tramontata la questione con la Porsche, Piper gira per la Germania, continua a promuovere la sua causa all'interno dello JAG, a aiutare gli altri ex nazisti, mentre le sue vecchie vittime, compreso il villaggio di Boves, non vogliono dimenticare. Vengono costruiti dei memoriali, viene propagandata la memoria di ciò che Piper aveva fatto. Piper nel frattempo aveva deciso di cambiare davvero vita. Si era trasferito in Francia, aveva adottato anche uno pseudonimo, Rainer Buschmann, trovando impiego come traduttore dall'inglese al tedesco e dal tedesco all'inglese per un editore di libri di storia militare. A poco gli ex membri della resistenza francese iniziarono a interessarsi a quello strano traduttore che in pubblico continuava a farsi chiamare Joachim Piper, ma che nei libri veniva accreditato come Rainer Buschmann. La sua reale identità venne alla fine svelata e soprattutto, 21 giugno del 1976, attivisti politici antinazisti francesi iniziarono a informare la comunità di Travers di aver trovato le prove che quel tedesco che abitava in paese, in fondo, era solo un nazista. Piper cercò di difendersi, di affermare anche con un'intervista intitolata J'ai payé, ho già pagato, che il suo era solo un passato di guerra, che voleva solo dimenticare, ma per quello che aveva fatto non poteva esserci dimenticanza di sorta. Pur proclamandosi innocente di fronte alle accuse del massacro di Boves in Italia, dei massacri in Ucraina, di Malmedy, Piper continuava
ad abitare lì, in Francia, dicendo anche ai suoi conoscenti: nel 1940 i francesi non si sono dimostrati coraggiosi, ecco perché sono qui, non ho nulla da temere. Forse qualcosa lo doveva temere davvero, perché il 14 luglio del 1976, il giorno dell'anniversario della presa della Bastiglia, alcuni francesi decisero di prendersi una sonora rivincita nei confronti di quel nazista impenitente e indefesso, un uomo che aveva sparso il terrore per tutta Europa e che sembrava destinato a farla franca sempre e comunque. Ancora diverso tempo dopo la sua morte, molti ambienti, anche negli Stati Uniti, portarono avanti una visione incredibilmente eroica dei criminali di guerra nazisti, compreso Joachim Peiper. Era il frutto malato della derivazione maccartistica, della volontà di confronto totale con il comunismo sovietico, giustificando così anche per certi versi il nazismo e tutte le sue derivazioni. Per diverso tempo, persino negli Stati Uniti, ci furono personaggi pubblici e privati che mitizzarono Joachim Peiper al punto da identificarlo come una sorta di idolo da venerare o peggio ancora da seguire e imitare. Ed è questo ciò che ci dovrebbe far riflettere più di tutto. Il fatto che a distanza di così tanti anni ci siano dei personaggi che non riescono a capire come un Joachim Peiper sia stato la personificazione del diavolo sui campi da battaglia. Nel suo agire non c'era nulla di onorevole. Altri soldati, altri comandanti furono molto più rispettosi delle leggi di guerra. Si comportarono davvero da autentici soldati. A Peiper interessava solo la sua cieca fede nel nazismo, la sua ideologia sorda, il suo antisemitismo e la sua volontà di annientare l'avversario, che indossasse o meno una divisa, che fosse un uomo, una donna, un bambino, un vecchio, non importava. Tutti dovevano piegarsi al credo della svastica, un credo che Joachim Peiper ha portato avanti fino all'ultimo giorno della sua vita, lasciando dietro di sé un'immagine e una nomea, non da uomo d'arme, ma di autentico diavolo. Die gesamte SS wird in wenigen Tagen in Nürnberg als verbrecherische Organisation verurteilt werden.